Ragazzi, sono all'interno del mio laboratorio che oramai mi sta entusiasmando, molto bello, elegante, quasi un mini appartamentino. Chiaramente di là c'è il laboratorio vero dove c'è praticamente di tutto e di più. Ebbene, non mi trovo alla mia scrivania, ragazzi, come al solito, ma sono qua di fronte al nuovo inverter della Mani, ragazzi. Avete visto anche le batterie, questa è la tipologia vecchia che avevo comprato, ci sono adesso le batterie tipo nuovo con le ruote rulli da carrello, molto belle, tutte aggiornate, eccetera. Ebbene, oggi, ragazzi, parleremo proprio dell'inverter della Mani, questo nuovo prodotto che inserisco sul canale, che è già stato da me testato, però voglio adesso insieme a voi ripercorrere tutta la descrizione. C'è tanto di manuale che ne descrive l'utilizzo, molto completo, molto bello, ovviamente in inglese. Ebbene, qual è una caratteristica che voglio subito esternare di questo bel inverter, ragazzi? È un toroidale ibrido, ovvero la sua funzione di trasformazione della corrente è toroidale, quindi pesa, ragazzi, siamo intorno ai 40 kg, una belva, e difatti ho creato un sostegno con le staffe, eccetera, che si muove leggermente, ma non è stato facile. Ovviamente l'ho affrancato con un amico, in due eravamo perché pesa troppo, 40 kg portati su così, insomma la schiena me la sono già rotta diverse volte. Ragazzi, toroidale e ibrido, cioè ha incorporato il suo MPPT, quindi regolatore di carica solare. Per coloro che vogliono un impianto semplice e l'affidabilità del toroidale, ragazzi, è arrivato il prodotto. Ancora non gli ho dato un nome, come lo chiamerò? Ibrid toroidale, toro hybrid o hybrid bull? Ebbene, ragazzi, sotto i commenti datemi una vostra idea in modo che diamo una collocazione anche a questo prodotto toroidale con regolatore di carica incorporato, quindi ibrido. Il tempo di iscrivervi e passiamo subito all'apertura, avvicinamento della telecamera, e voglio farvi vedere che cosa c'è dentro. Buona visione. Toglierò adesso tutte le viti della scocca, sia sul frontale che il posto delle connessioni. Dopodiché, ragazzi, guardiamo dentro quali sono i componenti e come è stato costruito. Ebbene, ragazzi, questo è l'inverter al suo interno. Eccolo qua. Ragazzi, doppio toroidale, tutto il gruppo scheda madre e gestione dei MOSFET di potenza. Adesso andremo ad avvicinare ulteriormente la telecamera per vedere che cosa c'è dentro. Intanto colleghiamo questo che è esattamente il pannello di controllo. Ecco, ragazzi, l'interno. Adesso avvicinerò la telecamera per farvi vedere tutti i dettagli. Questi sono i due toroidali, ragazzi, sono delle belve incredibili, pesanti, di rame, e questo è l'interno. Qui vediamo subito la scheda madre, vediamo la scheda di controllo, vediamo tutti i relè, vediamo le due ventole di estrazione dell'aria. Qui vediamo la fila dei condensatori, che non sono pochi, ragazzi. Qui vediamo le alette di raffreddamento. Adesso piglierò la telecamera a mano per vedere ancora meglio al suo interno. Intanto si presenta con queste griglie, ovviamente, per il passaggio dell'aria, molto importanti. Questi toroidali vanno ovviamente anche raffreddati, nonostante la loro temperatura sia sempre molto bassa, a meno che lo spingiamo alla massima potenza. Questo, vi ricordo, è 10 kVA, cioè 8 kW massimi di potenza. E qui vediamo all'interno, ci avviciniamo, tutta la componentistica è, ragazzi, cioè qui si vede che c'è molta più qualità nella costruzione rispetto a tante apparecchiature cinesi di cui non curano dettagli. Qui vediamo alcuni relè, qui vediamo i magnetotermici di serie, qui altri relè, qua vediamo i MOSFET, ragazzi, MOSFET di potenza su questa aletta di raffreddamento, e le due ventole di estrazione, come vi dicevo prima, che servono proprio a dissipare.
Ci sono tanti condensatori, ragazzi, qui hanno abbondato, quindi la reazione agli spunti qui è sicuramente, mi allontano un attimo, la reazione agli spunti è sicuramente significativa a motivo di questi. E qui c'è l'altra fila di MOSFET, la vedete qua, su quest'altra aletta. Questo è un gruppo di raffreddamento in alluminio significativo, vedete, faccio una panoramica dall'alto, molto gradevole, molto interessante. Ragazzi, l'ibrido puro lo sapete che si usa e quant'altro, a me non piace molto, soprattutto per le tensioni, ma qui adesso quando entriamo in descrizione vi farò vedere cosa il canale ha scelto e la Mani se l'è fatto costruire proprio su misura in base alle indicazioni. Ragazzi, tanto di cappello a questa azienda, tanto di cappello a Yan Lam, serietà ai massimi livelli. Questo è un bel inverter toroidale ibrido, ragazzi. Ovviamente, come dico sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché i pezzi qua sono ridotti, hanno costruito pochi pezzi per questioni anche logiche di mercato, ovvero ci vuole tempo. E adesso passiamo alla descrizione, ragazzi. Questa è la panoramica, è stata bella chiara, guardate il toroidale, cioè bello, fatto bene, fissato, gommato, resinato, insomma. Ecco, il toroidale indistruttibile è il componente degli inverter che praticamente noi possiamo andare a sostituire qualche componente che nel tempo per errore può essere bruciato, ma il toroide, quello rimane per sempre. È quasi impossibile che questo vada a fondersi per temperatura. Io l'ho già testato, ragazzi, adesso vi darò le mie sensazioni perché come tutti gli ibridi dove le ventole praticamente funzionano abbastanza, non sono come il toroidale, quello il bestione arancione che è un po' più silenzioso, queste però sono ventole che sono già state calcolate, sono le Silent, vedete che la formazione delle pale è tale per cui sono quelle che non hanno un rumore eccessivo. Questo ci tengo a dirlo perché è sempre stato un punto dolente degli ibridi far silenzio, ecco. E quando abbiamo un impianto, soprattutto per coloro che lo posizionano in casa, deve essere indubbiamente silenzioso. Io chiaramente non voglio smontare tutto per farvi vedere i dettagli, ma con la telecamera vi ho già fatto vedere tutto quanto praticamente, e qui anche dietro questo PCB ci sono ovviamente anche lì MOSFET e quant'altro. Questo è un sensore di temperatura che serve alle attivazioni sia delle emergenze che delle ventole. Eccolo qua. La cosa interessante sono proprio questi condensatori. Sono tanti, per la precisione sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 più 3 quindi. Il raffreddamento, la scheda di potenza. Questa è la prima fila di MOSFET. Da sotto vediamo anche, vedete là sotto altri condensatori, eccoli qua. Quindi qua dentro sotto il PCB ci sono altri condensatori, quindi ragazzi gli spunti qua sono veramente elevati. Consiglio sempre di fare attenzione a quelli che sono gli spunti pericolosi, però ragazzi con questo 10 kVA di potenza ne abbiamo veramente da vendere. Ebbene ragazzi, mi piace proprio apparire qua dietro questa belva, un'altra belva presentata sul canale. Ragazzi, qui abbiamo praticamente 10 kVA, abbiamo una potenza esagerata ed è anche giusto così perché siamo diventati tutti energivori e ormai la richiesta nostra tra piano induzioni, condizionatori eccetera è tale da richiedere potenze superiori. Siamo passati dal bestione arancione, abbiamo fatto un altro step, siamo andati sui Victron, adesso siamo sul Mani, siamo questo inverter toroidale ibrido con 10 kVA, ovvero 8 kW di potenza massima. Abbiamo superato i 6, adesso possiamo già dedicarci a casa più auto elettrica, sempre calibratamente ovviamente ai nostri consumi reali. Un inverter che toroidale e MPPT, che cosa vuol dire? Che possiamo attaccare direttamente le stringhe dei pannelli. Ora, che tensione regge questo inverter? Ora, molti di voi sanno su questo canale
cerco sempre di fare impianti in sicurezza, ecco perché alla Maniglia ho detto fare un inverter che sia all'interno dei parametri di sicurezza. Ebbene, questo regge massimo 150 volt. Ragazzi, è eccezionale, perché noi per stare in sicurezza dobbiamo sempre far respirare un po' il regolatore di carica. Ecco che non gli daremo 150 volt tirati, ma ne daremo 120, 130, quindi la formazione delle stringhe in serie da 2, in serie da 3 o in serie da 4, a secondo del VOC che i vostri pannelli hanno, dovrà stare all'interno di questo range di sicurezza. E questo per me è molto molto importante. Ho lavorato insieme alla Meni, che è stata veramente un'azienda seria, sempre sul pezzo, sempre a rispettare quelle che sono le idee professionali, e siamo arrivati alla fine alla formazione di questo inverter Mani. Ragazzi, questo è un momento storico su questo canale. Vediamo insieme tanti dettagli. Innanzitutto, ragazzi, l'onda pura, il toroide, i due toroidi manterranno l'onda sinusoidale pura anche ad alti regimi, anche di fronte a una spinta, e questo sarà a vantaggio delle apparecchiature che sono le più sensibili all'onda quadra o la quadra modificata, che sono le onde di quegli inverter di qualità scarsa, dove praticamente l'onda, soprattutto nella fase finale, tende a squadrare. Tanta potenza negli spunti, nelle erogazioni, e l'MPPT è 150 volt massimi, quindi 120-130 volt sulle configurazioni dei pannelli saranno in completa sicurezza. Che cosa vuol dire completa sicurezza? Significa che se io ho le stringhe sul tetto che arrivano, come oggi va di moda per leggerezza, a 300-400 volt, noi non abbiamo sicurezza, perché la corrente continua a quelle tensioni è pericolosissima, è mortale. E ho visto che ancora oggi, nonostante su questo canale divulgo questo concetto di sicurezza, molti fanno impianti ad alta tensione. Addirittura adesso, anche con alcuni inverter comodissimi, con cavo da 4 mm quadri, arriva una tensione di 600 volt, 800 volt. Chiaramente, ragazzi, chi si farà male, o peggio ancora, non ve lo dirà mai. Per orgoglio non scriverà mai su Facebook mi sono fatto male, perché significherebbe dire avevo sbagliato, ma è quello che accade, ragazzi. Quindi fate attenzione alle tensioni alte. Un altro aspetto sulle tensioni alte che dovete tenere in considerazione è il fatto che se nel tempo, 1 anno, 2, 3, 4, gli MC4 si vanno a sconnettere, c'è una carenza di connessione, li avete crimpati con i cavi, e questo si è ossidato. Ebbene, il momento in cui si disgiunge questo cavo o questo MC4 con le alte tensioni oltre 250, 280, 300 volt, non create un'interruzione di continuità, ma si crea un arco voltaico. Questo arco, che si mantiene stabile nella produzione e nella potenza, ha una temperatura che supera i 2000 gradi. Questo è un altro motivo per bruciare i tetti. Ebbene, recentemente mi è stato detto di quello che poi è diventato un amico del canale, ha detto: guarda, io ho seguito indicazioni su alte tensioni, mi si è bruciato il tetto, poi mi hanno regalato un inverter, eccetera. Insomma, se lo sono voluto un po' rabbonire questo ragazzo che ha seguito delle indicazioni errate. Ebbene, con le alte tensioni lui ha dovuto chiamare i vigili del fuoco, perché il tetto ha preso fuoco proprio a motivo di queste disgiunzioni. Attenzione, ragazzi, qui siamo a tensioni a norma di legge che stabilisce sulla corrente continua, soprattutto in fai da te, ragazzi, stiamo parlando di fai da te, il 120 volt. Significa che siamo all'interno di questo range, perché 150 è il suo massimo, non facciamoli mai lavorare al massimo, così non li facciamo scaldare. Ebbene, 130 sono 2 pannelli in serie, o 3 pannelli in serie, o 4 pannelli in serie, a secondo di quello che dice la scheda dietro i pannelli. Vi ricordo che dietro a tutti i pannelli c'è una scheda dove c'è scritto VOC, ISC, VMP, IMP. Ebbene, che cosa noi dobbiamo seguire per fare un impianto importante? Seguiamo il VOC e seguiamo l'ISC. Ebbene, rispetteremo i parametri di tensione, i parametri di ampere, stiamo dentro i 150 volt, 140, 130. Quando poi il pannello lavorerà, voi vedrete che da qua uscirà 110, 120 massimo. Ebbene, quella è la tensione giusta, con tanta potenza e gli ampere che entreranno. Certo, significherà mettere qualche cavo in più,
Ma ragazzi, tutte le ironie che circolano sul web e su Facebook, alla fine sono semine che daranno una raccolta, no? Attenzione che se fai 500 volte poi vai in paradiso, qualcuno dice. Ebbene, ragazzi, non si scherza con l'attenzione. Ecco perché queste battute le possiamo gradevolmente evitare, perché dobbiamo insegnare, soprattutto noi YouTuber, quando siamo sul web dobbiamo insegnare la sicurezza. Questo canale è molto all'interno della sicurezza, ecco perché quando mi chiedete batterie in parallelo, prima non si poteva, oggi con i Seplos sì, oggi con i Seplos si può perché hanno una gestione molto intelligente dei MOSFET, ma prima c'era chi lo faceva lo stesso. Bene, ci sono coloro che hanno rischiato, ci sono coloro che mi hanno chiamato che le batterie hanno preso fuoco, ci sono coloro che sono gonfiate, i passaggi di corrente, fusibili bruciati a decine. Bene, ecco perché su questo canale io preferisco sconsigliare che obbligare. Sconsigliare piuttosto che essere lassivo, piuttosto che essere permissivo, piuttosto che essere facilone. Detto questo, ragazzi, torniamo al nostro inverter. Toroidale, ibrido, questo è anche un caricabatterie, quindi abbiamo anche 2500 watt da poter prelevare dalla rete o dal generatore e aggiungere alle batterie. Ebbene, adesso ragazzi passeremo a qualche test dove attaccheremo qualche carico importante, vediamo come si comporterà. Quindi se comprate un inverter di questa tipologia vi consiglio almeno 2, 3, 4 batterie di queste e vi consiglio almeno tanti pannelli suddivisi poi in stringhe da 3, da 4, da 6 a secondo del VOC che avete dietro la scheda dei vostri pannelli, se sono usati, se sono nuovi. Guardate le caratteristiche per fare le combinazioni e questo manuale è molto molto chiaro perché alla fine, nella pagina finale, ci dà anche tutte le configurazioni di come possiamo impostare i pannelli nelle varie tipologie. Ragazzi, il manuale è semplice, però è molto chiaro, fatto con schemi a blocchi, fatto con descrizione che insomma ci sono impegnati. La Mania ha lavorato tanto su questo progetto, ci ha messo tanto tempo e adesso siamo arrivati qua. Lo vedete ed è veramente veramente bello, come schede generali di controllo eccetera, i due toroidi, i MOSFET, tanti condensatori, sensori di temperatura, le due ventole che sono di tipologia silenziata. E adesso ragazzi, bando alle ciance, attacchiamo i due cavi e cominciamo a spingere questo bestione ibrido. Potrebbe essere un nome, il bestione ibrido, però è anche toroidale, quindi direi, ragazzi ve lo dico, datemi sotto un nome perché avete visto che sulle playlist c'è la belva Victron, c'è il bestione arancione, adesso vediamo come chiamare questo prodotto qua. Buona visione. Per questo test ho agganciato cavi da 6 mm quadri, ragazzi, non si può utilizzare un cavo più piccolo del 6 mm quadri e mi sono connesso a questo magneto termico da 40 ampere. Da qui esco con due prese Sciuco da 16 ampere sostanziosa. A questo punto vediamo come si comporta. Mi raccomando, quando allacciate questi impianti che sono da 8 kW, ragazzi, 6 mm quadri deve essere minimo 6 mm quadri. Non andate su 4, non andate sul 2,5. In questo modo abbiamo sempre una caduta di tensione che è 0. Ovviamente tutto dipende poi dalla lunghezza del cavo, ovvero dall'inverter alla casa quanti metri avete. Ebbene, qui siamo arrivati intorno ai 100 ampere, ragazzi, 101 ampere di assorbimento, è veramente tanta roba. Qui siamo a 111 ampere assorbiti, stiamo salendo pian piano, 113 toccato. Qui ragazzi con 111 ampere il display mi segna che siamo al 63% di assorbimento. E la temperatura ragazzi è 34 gradi, quindi direi assolutamente niente male. Adesso ragazzi attacchiamo un carico importante, abbiamo aggiunto un altro kilowatt, siamo a 131 ampere, aggiungiamo 2 kW, adesso siamo
quasi al suo limite, 151 ampere ragazzi, 151 ampere. Io non voglio andare oltre ragazzi perché stiamo succhiando della batteria un botto, e qui mi dà a video, lo possiamo vedere chiaramente, 84%. Abbiamo ancora potenza da erogare, ma ragazzi è inutile andare oltre, qui ormai è circa una ventina di minuti che sto andando e la temperatura è 36-37 gradi, cioè le ventole fanno il loro lavoro. Sempre 151 ampere. Intanto ragazzi vi faccio vedere che cosa c'era attaccato. Questo alimentatore da 2 kW che ben conoscete sul canale. Questa stufetta posizionata su 2 kW ragazzi, il caldo che mi sta arrivando in faccia non avete idea. Dopodiché c'era attaccato in carica questo Bluetti ragazzi, 2180 watt, 20 watt, 2100 rotti. Poi quest'altro Bluetti ragazzi, sono tutti sotto alimentazione adesso, vedete? Questo altri 2 kW e rotti. Quindi 2, 4, 6, 8, difatti siamo quasi alla soglia massima di sopportazione della macchina, vedete? Tutto fortemente sotto carica e qua mi segna 84% di carichi rispetto ai 10 kVA. Ragazzi, devo essere onesto, questo video mi ha stancato, intanto perché siamo in estate qua in laboratorio con aria condizionata accesa eccetera, le stufette per i test, 2000 watt che buttavano caldo e qua non ce la facevo più. Poi ragazzi i pesi in ballo, insomma quando c'è potenza c'è sostanza. Avete visto all'azione ancora il toroidale ragazzi, il toroidale è potenza, è stabilità, onda sinusoidale pura e siamo arrivati a 151 ampere, quindi eravamo alla soglia degli 8 kW ragazzi, quindi tanta potenza. Qui potete alimentare piano induzione, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, phon, chiaramente tutto deve andare non insieme, ma anche qui, anche se avessimo 30 kW di inverter, ma non dovremmo arrivare a 30 kW accendendo tutto. Però le grandi potenze in ballo qua hanno fatto salire di un altro step le potenze degli inverter su questo canale. Quindi adesso abbiamo il toroidale con MPPT incorporato che arriva fino a 8 kW di potenza, ovvero 10 kVA. Sotto a questo video trovate il link della Mani al quale potete fare qualsiasi domanda, potete chiedere aspetti tecnici, vi può mandare le informazioni, i costi. Vi dico una cosa ragazzi, questi inverter arrivano al magazzino di Milano fra circa 10-15 giorni. Io so già che andranno a ruba, quindi non è che voi lo sapete, su questo canale io faccio recensioni di ciò in cui credo, ma non spingo nessuno mai ad acquistare, è una cosa vostra in base ai vostri budget. Però ragazzi, questo è un inverter di potenza, è un inverter bello, ci sono i 50 pezzi circa al magazzino di Milano fra 10-15 giorni perché sono in arrivo. Io ho voluto fare questo video in anteprima, gli ho detto alla Mani guarda, io lo faccio perché ormai l'ho testato e già l'avevate visto quando ho testato le batterie, dove non l'avevo fatto vedere ma avevo tirato la potenza di una singola batteria fino a circa 7 kW e mezzo, 7-8. Come ho fatto oggi, sono arrivato a 8 kW circa, adesso calcoli alla mano. E ragazzi, prenotate gli inverter appena arrivano, ritirate dal magazzino di Milano se abitate vicino, o fatevelo spedire con 3 giorni di consegna, 3 giorni lavorativi di consegna. Voglio riassumere brevemente la sostanza di questo inverter, molto pesante, molto di qualità. È un toroidale con all'interno un regolatore di carica fotovoltaica che è MPPT. La differenza tra MPPT e PWM sta proprio nell'algoritmo che lui gestisce per caricare ottimizzando e producendo di più. Quindi lui alza le tensioni per produrre più ampere. Vi ricordo che questo è all'interno delle norme di sicurezza perché 150 volt massimi, quindi lavorerà intorno ai 120-125 volt circa. Acquistate solo questo, solo 1, 2 o 3 batterie, quanto volete voi, e collegate direttamente i pannelli fotovoltaici a questo regolatore di carica e poi alle batterie. Ebbene, vi ricordo che ovviamente tra pannelli e regolatore di carica ci vuole il combiner box dove ci sono fusibili, scaricatori SPD di sovratensione e il magnetotermico. Insomma, qualsiasi informazione, link l'avete qua sotto, chiedete alla Mani
qualsiasi cosa, Ian Lam risponde sempre cordialmente e ragazzi 50 pezzi, se no poi dovete aspettare la fornitura successiva. Buon acquisto, buona installazione, buon montaggio e ragazzi iscrivetevi a questo canale perché a breve ci saranno anche tante sorprese e ringrazio tutti voi iscritti che assiduamente, costantemente arricchite questo canale con i vostri commenti, con il vostro sostegno e quant'altro. Prima di chiudere ragazzi voglio ringraziare tutti gli amici del canale che erano presenti sabato scorso 18 maggio al webinar, è stato come al solito molto edificante, molto forte, molto tecnico, ma ci siamo fatti anche tante risate con degli slogan che sono circolati sul canale e coloro che hanno partecipato se vogliono scrivere qua sotto nei commenti la loro sensazione ovviamente sempre ben gradita. Ragazzi di solito dico nei webinar devo ufficializzare un'ora e ho detto dalle 10 alle 14, quindi 4 ore, ma invece quasi tutti piacevolmente, poi c'era qualcuno che doveva per forza andare tristemente perché aveva appuntamenti con la moglie o col lavoro, ebbene tutti quelli che sono rimasti siamo rimasti lì fino alle 19, quindi dalle 10 alle 19, 9 ore di scuola di fotovoltaico dove si sono condivise idee, opinioni, c'è stata tanta tecnica e vi ringrazio perché siete stati tutti sul pezzo, tutti sempre molto onesti, gentili nel vostro comportamento e questo vuole contraddistinguere questo canale. Iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti.